Salve, sono contento di vedervi ancora qui all'Auricus Classic Club. Entriamo a vedere il maestro Trossi cosa ci ha presentato. Buon divertimento, andiamo. Stefano, oggi ho portato per te una curiosità. Questo disco che noi abbiamo fatto recentemente di musica barocca italiana, perché nella storia della musica italiana antica c'è un capitolo di musica barocca molto interessante e poco conosciuto. Ci sono compositori che nessuno, io neppure, li avevo mai sentiti nominare, ma che sono vissuti all'epoca e hanno fatto questi brani che poi ascoltandoli ci si rende conto che sono effettivamente validi. Guardati un po' questo disco, guarda un po' chi sono i compositori. Abbiamo 4 compositori in questo CD e la cosa è interessante perché sono tutti e 4 di un'epoca che si aggira intorno al 600. Un'epoca dalla quale arrivano poche informazioni, quindi poco abbiamo da raccontare di questi personaggi. Comunque cominciamo con Pietro Andrea Ziani, che nasce a Venezia e muore a Napoli. Questo personaggio emerge dal buio, perché non sappiamo nulla dei suoi studi, niente. Appare per la prima volta come organista nella chiesa di San Salvatore a Venezia. E il suo primo lavoro conosciuto è una raccolta di 24 mottetti. Poi lo rivediamo nel Carnevale del 1654 come compositore d'opera con La guerriera spartana al Teatro Sant'Apollinare a Venezia. In seguito lo troviamo come maestro di cappella nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo, quindi si è spostato da Venezia a Bergamo. Poi comincia il suo rapporto veramente importante con gli Asburgo, perché si sposta, passa il confine, va a Innsbruck e poi lo troviamo come vicemaestro di cappella presso la corte asburgica di Vienna. Poi ritorna in Italia, primo organista della Basilica di San Marco a Venezia. Lì lui cerca inutilmente di diventare direttore di cappella, ma non ci riesce e allora, deluso e arrabbiato, molla Venezia e se ne va a Napoli e da quel momento rimane a Napoli. Qui la sua chiara fama gli procura il posto di insegnante al Conservatorio di Sant'Onofrio a Napoli e poi il posto di maestro di cappella della Cappella Reale. Allora, la curiosità della sua vita è la corrispondenza che lui tiene con Marco Faustini, un impresario veneziano, in cui, e questo è interessante appunto, si documenta il complesso processo di preparazione di un'opera negli anni a metà del Seicento. In queste lettere è evidenziata soprattutto la velocità con cui questi lavori teatrali venivano realizzati. Ziani stesso dichiara di aver musicato l'Annibale in Capua in soli 5 giorni. Il secondo compositore che noi trattiamo in questo CD si chiama Cristoforo Caresana. Anche lui, nato a Venezia e morto a Napoli, studia a Venezia, questo lo sappiamo, poi si sposta subito a Napoli e qui lo vediamo partecipante della compagnia dei Febi Armonici che mettevano in scena i primi melodrammi. Poi diventa organista e cantore della Cappella Reale e direttore della musica al Conservatorio di Sant'Onofrio a Porta Capuana. In questo orfanotrofio il Caresana percepiva, una curiosità, uno stipendio mensile di 8 ducati, ai quali si aggiungevano i provvisionati, cioè le entrate che venivano procurate a tutto il personale del conservatorio dalle esecuzioni pubbliche all'esterno, no? Feste private, feste di piazza, eccetera, eccetera. La cosa curiosa è abbiamo come documento un mandato del viceré in data 5 gennaio 1705 in cui leggiamo che, essendosi spontaneamente licenziato l'organista Domenico Scarlatti, niente di meno, si metta in suo luogo Caresana, con la preferenza dovuta alla sua anzianità. Non si sa quanto durò questo suo soggiorno, ma si sa che lasciò circa 300 composizioni ai filippini.
fu uno dei primi rappresentanti della scuola operistica napoletana e viene ricordato soprattutto per le sue cantate di Natale, oltre che per gli interludi strumentali, esempio di musica barocca napoletana. Passiamo al numero 3, Giovanni Salvatore, che nasce a Castelvenere e anche lui muore a Napoli, quindi tutto fa capo lì. Nasce da una famiglia ricca di Castelvenere, studia al seminario di Cerreto Sannita e poi però non si hanno altre notizie sulla sua formazione musicale. Si sposta anche lui a Napoli, dove è nominato organista della chiesa dei Santi Severino e Sostio. In quell'anno dà alle stampe i suoi ricercari. Più tardi diventa organista e maestro di cappella della Basilica di San Lorenzo Maggiore. Dal 62 al 73 è maestro ai Turchini e poi entra al Conservatorio dei Poveri di Gesù. Muore probabilmente nell'agosto dell'88, non ne siamo sicuri. L'ultimo, che è Antonio Nola, non ci ha lasciato praticamente nessuna notizia. Sappiamo che nasce nel 1642, si sa che muore dopo l'inizio del Settecento, ma veramente è il più misterioso di tutti e quattro, perché di lui non sappiamo quasi niente, se non che fu una figura minore fra i compositori napoletani che agivano nella chiesa dei Girolimini. Bene, però vedi, Stefano, adesso dopo questa tua interessantissima presentazione dei compositori, io voglio raccontare invece qualche cosa su come è nato questo disco, perché questi compositori, come tu ci hai raccontato, sono praticamente sconosciuti al grande pubblico. Allora, come mai? Come è nata questa registrazione? Perché sono state trovate queste opere? Dobbiamo ringraziare appunto un direttore d'orchestra che si chiama Michele Gasbarro. Michele Gasbarro, che è il direttore, il creatore e l'anima, diciamo così, del Festival Barocco a Roma, che avviene ogni anno, e in ogni edizione lui cerca di presentare dei nuovi lavori e che non sono mai stati scoperti prima. Michele Gasbarro ha un suo gruppo che si chiama Festina Lente, di cameristico, perché lui è specializzato, come ho detto, e opera specificatamente nel settore della musica antica italiana del Rinascimento e dell'epoca barocca. È stato collaboratore dell'Accademia Nazionale di Danza, è stato maestro sostituto al Teatro dell'Opera di Roma ed è anche professore della direzione del coro al Conservatorio D'Annunzio a Pescara. È stato coinvolto nella musica antica per molti anni, questo significa che ha un'esperienza non comune e ha fatto delle ricerche e delle esecuzioni di opere prime che non erano mai state scoperte. Quindi ogni anno in questo Festival della musica barocca a Roma lui cerca di interessare il pubblico presentando delle cose nuove che ci lasciano scoprire anche un patrimonio insospettato della musica italiana che non è mai stato valorizzato fino adesso. Stefano, grazie di tutto, come sempre sei stato prezioso e ringraziamo anche i nostri ascoltatori, i nostri spettatori per essere stati con noi. E comunque vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di cliccare il like per darci una mano. Grazie, a presto.